Cosa si sarebbe potuto fare in una domenica mattina ghiacciata in Svezia? Si sarebbe potuti stare in casa al calduccio a leggere, si sarebbe potuto contemplare la natura dalla finestra, ma noi non siamo quel genere di persone. Oggi, rega, si va a correre in mezzo al bosco, al freddo. Mi porta a far trail, Gabri. Se provo a provare. C'è freddo. Adesso ci mettiamo il talco per non farci venire l'irritazione. Aia. Devo dire che non c'è troppo caldone, però adesso ci scaldiamo, forse. Super fico, super bello. Siamo a un terzo, parla un quarto di percorso. Della lunghezza. Sì. Comunque là c'è un bivacchino con i ragazzi che stanno facendo un barbecue. Là c'è altro spazio per il barbecue, BBQ. Tanta roba, tanta roba. Ti piace? Molto assai. Bene, bravo. Mi stai filmando? No. Bello. Sei anche tu più avanti, Si apre un po'. Sì, stra figo. Truc. Poi tagliati a comacchio. Con le zanzare. A comacchio. Ma che luce. E comunque, rega, correre in mezzo a un bosco così è una sensazione di libertà non indifferente, perché adesso c'è un bel freddo, anche un po' di punti ghiacciati. Figo. Non vorrei anche bere, ma oppure che mi si abbassa un po' troppo la temperatura corporea. Bene raga, 15 km e 94. Primo trail approvato. Poi vabbè che l'ambientazione era molto esotica. Bello. Grazie Kate. Adesso però... Come sono le gambe? Insomma, provatelle. A livello polmonare tutto a posto. Però le gambe che devono lavorare tra radici e sassi lavorano. Adesso però una bella doccetta calda. Non troppo lunga, perché ieri mi hai fatto fare la doccia fredda. Non è vero, dai, è colpa mia. È un bowler indecente. No, bene. Raga, a dopo. One eternity later. Quindi è giunto il momento di andare Uppsala a fare fica. Non faccio battute però adesso, basta, perché diventa anche noiosa la cosa. Però dillo di nuovo che è una roba, non è aggressiva. Sì, non è una parolaccia, cioè far merenda e far fica. O Merenda con un sfondarsi. caffè di fianco, cioè seduti comodi in una posizione confortevole. Quello è. È stata una merenda molto più economica. Abbiamo speso solamente 20 euro per 2 fette di torta, chiamiamolo una pasta, un buller anche se non è una pasta, e 2 caffè. 20 euro è poco, Però il posto è molto bello, molto rilassato. Cattedrale di Uppsala, che è la chiesa Più importante della Svezia, sì, perché la sede della chiesa svedese è qui a Uppsala, non è a Stoccolma. Come A Stoccolma ci sono un sacco di a Stoccolma ci sono un sacco di chiese, un sacco di cattedrali, ma non sono le principali. No, ma io difficilmente adesso vedo dei cimiteri fatti così. La cosa bella è che Gabri, per farmi vedere un po' le particolarità di Uppsala, mi sta portando al cimitero. Adesso voi direte come al cimitero? Sì, al cimitero. Perché pare che abbia un'aria abbastanza spettrale. Adesso vediamo sto cimitero. In mezzo alla città, questo camposanto così, con tutta sta pietra. Sì, c'è per Dio. A posto, voglio dire. No, beh, è particolare.
cioè è un'area molto più cupa del solito. Di solito cimiteri sono fiori, sono Sì. lapidi anche fatte bene, bianche, qua è tutto scuro, cazzo, con dei lumini orribili, è brutto. Effettivamente. Ad Ecco, Halloween dai. si sono divertiti qua. Cioè, sì. Ragazzi, cos'è? Che questo è il castello di Il castello di Uppsala fa un po' schifo. No, non fa schifo, è solo che non sembra un castello, dai, oggettivamente non offre molto di castellesco questa cosa qua. Sono un sacco di eventi all'interno, belle cose. Perché anche qui una volta il re era Uppsala, non era Stoccolma. No, una volta era Uppsala. Il museo qua, no, questo castello è figo perché è la sede, diciamo, delle riunioni della società svedese dell'Accademia, della società giovane svedese dell'Accademia. Praticamente questa è un'installazione artistica per sensibilizzare all'utilizzo della plastica e hanno messo qua sotto quest'albero e nella scultura che ho fatto del prima gli imballaggi che consuma una famiglia con 2 bambini, giusto? Con 2 bambini? Sì, con 2 bambini. Con bambini nell'arco di 9 mesi. 3.800 pezzi. Quindi questo per dare un po' l'idea di quanto consuma, insomma, una famiglia media europea. È abbastanza inquietante, C'è un po' tanta plastica. Cosa mangiano 2 italiani in Svezia solitamente? Se non pizza! Che robetta! Guarda che robetta! Che spettacolo! Pizza è la pizza, è il cibo della vita. Allora, se vuoi fare bosco domani, allora c'è quello dal lago che è quello con la scogliera, che è figo, però quello se lo vuoi fare. Allora, oggi prima di lezione è la COP, poi andiamo a fare un giro in mezzo ai boschi. Praticamente ho preso un Kennel Bull, 2 barrette, una di frutta e un cioccolatino, le salsicce, le carote che vabbè quelle ci servono per cena stasera, 7 euro e qualcosa, sono praticamente le stesse cifre che spendevo in Portogallo. Adesso torno a casa, mi faccio una tisana che la metto nel termos e poi andiamo a fare trekking oggi, ragazzi. Bene, quindi praticamente parto dalla spiaggetta che avete visto l'altro giorno quando abbiamo finito di fare trail e l'obiettivo oggi è quello di costeggiare un lato del lago e arrivare fino in un punto dove dovrei trovare, perché adesso vediamo se ci arrivo bene, dovrei trovare una scogliera e insomma guardarmi un po' il panorama del lago da più avanti e tutto il giro dovrebbero essere 15 km. Purtroppo il meteo, come vedete, non è il massimo della vita, però in teoria non dovrebbe piovere, quindi a posto. C'è qualche grado sopra lo zero, adesso è abbastanza umido, però considerando che sarò spesso in mezzo alla foresta ci dovrebbe essere umida tutt'oggi la situazione. E niente, andiamo, finalmente un po' di natura svedese dopo diverse città, vabbè che l'altro giorno col trail siamo stati in mezzo al bosco, però un altro tipo di attività, oggi finalmente si cammina.
Molto carino, c'è questo paesaggio semi-lacustre, semi-boschivo, cioè totalmente boschivo perché qua sono solo boschi, però molto carino. Peccato veramente per il meteo, ma comunque a proposito oggi non sono con Gabri perché oggi è lunedì e Gabri deve andare a lavorare, quindi nei prossimi giorni durante la giornata sarò solo e gli altri giorni invece mi ha accompagnato perché era weekend, quindi non vi preoccupate che non mi ha abbandonato e io non ho abbandonato lui. È tutto nella norma. Adesso ho ancora qualche chilometro, poi arriverò in questa scogliera e ci sono 7 gradi, ho controllato prima. Poi vabbè, ho gli scarponi che mi stanno facendo dannare perché con le scarpe basse è inutile, si va 10 volte meglio, però d'altronde avevo solo questo tipo di calzature nel caso ci fossero state precipitazioni, soprattutto precipitazioni nevose, quindi vabbè, per stavolta mi accontento, dai. Salsiccetta, pane polare e temperatura polare. Si è abbassato un sacco. O perché mi sono fermato io. Quasi sicuramente perché mi sono fermato io. Adesso pranzo e poi torno indietro. Eccoci raga, scusate, mi è passato un po' di tempo dall'ultima ripresa, ma sono tornato a casa perché tanto c'era buio e ho iniziato a piovigginare. Mi sono messo a montare un po' di video del Portogallo che ancora non li ho finiti. C'è freddino fuori, parecchio freddino. E finalmente anche l'ultimo video del Portogallo è andato. Tanto posso farvelo vedere perché voi l'avete già visto quando uscirà questo video. È stata una bella faticaccia fare tutti i video del Portogallo, non me l'aspettavo, ma adesso ci sono anche tutti questi della Svezia, più quelli prima. Mamma mia, ma soprattutto sono quasi le 7 e Gabriel non è ancora tornato. Stasera non mangerò. È tornato a casa. No. Che poi ti riprendo sempre in quest'area cucina, cioè sembra che tu vivi qua. E io vivo qua. Mia casa è spattume. Mia casa è spattume. Sempre qui dentro. E stasera cucina indiana. Thailandese. Ecco, faccio vedere sempre Gabriele in cucina e Gabriele che cucina in cucina. Noi cambiamo format. Oh, apri un canale te di cucina. Cioè, per vedere me in bagno mentre faccio in bagno. No.